ponte coperto di Pavia, punto di partenza del nostro Red Roads, la protagonista Triumph Scrambler 1200 XE. Perché siamo partiti da qua? Perché oggi cercheremo di attraversare un pezzo degli Appennini molto belli che separano il Passo dei Giovi dal Passo del Turchino, che rappresenta un po' uno di quei luoghi che nella mia romantica visione anche delle vacanze è il punto in cui scollini e riesci finalmente a vedere il mare dopo la pianura padana. Protagonista è lei, Scrambler 1200 XE, motore bicilindrico, 1200 cm3, 90 cavalli, 110 Nm di coppia, aggiornato per il 2024. Sempre un'incredibile escursione delle sospensioni, 250 mm, ma adesso ci sono le Marzocchi, sempre pluriregolabili. Abbiamo deciso di gommare la nostra compagna con le Metzeler KR4, un po' anche perché Steve McQueen nella grande fuga nel 1963 aveva deciso di saltare addirittura la recinzione del campo di prigionia dove era lui. Forse noi più che la grande fuga saremmo fuga dalla città, la vita, l'amore e le vacche, insomma un'altra storia completamente diversa. A parte gli scherzi, con lei faremo tanto fuoristrada, leggero, strade ovviamente dove si può andare con queste moto super tracciate, e vediamo che cosa succede, nel senso che non ho la certezza di riuscire a unire e a traguardare quindi i due punti, i due passi delle due valli principali che portano in Liguria, ma sicuramente possiamo partire. Red Roads! Per una volta evitare il caos della solita Milano di primo mattino non è affatto male. A Pavia, del resto, si riesce ancora a vivere la dimensione più umana, si sente il chiacchiericcio delle persone in prossimità del Ponte Vecchio e il lento fluire del fiume Ticino appena sotto. Non ho idea di quanti chilometri faremo oggi. Ho stimato che potremmo arrivare a 250, di cui anche una novantina in fuoristrada, però vediamo dopo. Ma è chiaramente tempo di partire. L'idea è di perdersi, almeno per qualche chilometro, nella pianura che porta a sud verso gli Appennini. Come dicevo, è una piccola fuga dal quotidiano. I campi intorno alle strade statali stanno germogliando, risaie e campi in fiore. Primi 90 km percorsi da Pavia fino a Voghera, adesso siamo in prossimità del casello di Caseggerola, arriveremo fino a Serravalle Scrivia, dove usciremo dall'autostrada, faremo un piccolo rifornimento, un pit stop anche comprando qualcosa da mangiare, perché non so se sul percorso avremo modo di rifocillarsi, come dicono quelli bravi, e poi ci vediamo più tardi. Ciao, a dopo! Mi concedo qualche chilometro di autostrada per ridurre i tempi morti di avvicinamento al vero punto di partenza di questo road. L'obiettivo è quello di perdersi letteralmente tra i panorami e le strade sterrate dell'Appennino Ligure, relegando i trasferimenti con pedaggio a ruolo di semplici gregari, anche perché la Scrambler 1200 XE, pur offrendo un comfort di sospensione di alto livello, è destinata almeno per oggi a ben altri percorsi. Del resto, per il 2024 le novità sono davvero tante. Vi invito a vedere la prova di Federico e il link è qui sopra. Di sicuro ci sono le nuove pinze freno Brembo Stilema e le sospensioni della Marzocchi totalmente regolabili con corsa da 250 mm pronte a tutto. È stata ottimizzata l'aspirazione ai cilindri e l'impianto di scarico per migliorare la coppia ai regimi più alti, ma oggi di sicuro giocherò con i medi e la coppia massima disponibile già a poco più di 4.000 giri. L'uscita prevista è Serravalle Scrivia, dove imboccare la statale dei Giovi verso sud. In questi primi chilometri riconosco e apprezzo la posizione di guida. Bella, dalle gambe al manubrio, sempre larghissimo. Mi piace avere un timone così ampio, soprattutto pensando a quando finalmente guiderò in fuoristrada. Allora, siamo usciti dal casello di Serravalle Scrivia, abbiamo percorso 127 km, una quarantina in autostrada, e adesso sostanzialmente attraversiamo il paese di Serravalle Scrivia per andare poi verso la strada sterrata che ci farà fare il giro appunto dei Giovi fino al Passo del Turchino.
Dunque, abbiamo lasciato l'autostrada a Serravalle Scrivia, abbiamo attraversato la strada statale dei Giovi per arrivare fino ad Arquata Scrivia e poco più avanti svoltare a destra, quindi sostanzialmente iniziare ad essere veramente negli Appennini. Abbiamo percorso 140 km, prime considerazioni sulla Scrambler uso stradale, la potrei definire il materasso perfetto, il tappeto magico, cioè quello che desidera uno quando guida su strada. Sospensioni estremamente confortevoli, forcella e i doppi ammortizzatori che lavorano proprio scorrendo tantissimo e regalando un comfort di altissimo livello. Qualche vibrazione, l'autostrada che l'ho percorsa a una velocità di circa 115-120 km/h, oltre non conviene anche perché poi non c'è assolutamente protezione all'aria. Adesso finalmente inizia il gioco vero, iniziamo a fare un po' di fuoristrada. Grazie agli amici di Triumph ai quali avevo chiesto di equipaggiare la mia Scrambler 1200 XE con Karoo 4, adesso togliamo nell'ordine i gommini alle pedane, fondamentale, passeremo poi alla configurazione off-road, non off-road pro per quello che riguarda la mappatura motore, e tireremo giù di qualche decimo di bar la pressione delle gomme in modo da avere un po' più di grip su questo terreno asciutto. Piccola riflessione, pensavo facesse più caldo, invece per essere uno dei primissimi giorni di maggio dovevamo vestirci un po' di più forse. È Luke, è vero? Dice di sì, esatto. Va bene, allora facciamo quello che c'è da fare e poi proseguiamo. Il nostro road entra ora nel vivo. Il traguardo è a ovest, intercettare la strada del Turchino, per intenderci la statale che da Ovada si tuffa negli Appennini e raggiungere Campo Ligure, non prima di aver attraversato boschi e macchia mediterranea. Fondo facile, pochi sassi smossi e qualche pozzanghera, il residuo della perturbazione dello scorso fine aprile. Il percorso intercetta brevi tratti asfaltati, buon grip per fare due pieghe e apprezzare la ciclistica della Scrambler 1200 XE, che copia tutto e ha un trasferimento moderato in accelerazione e frenata, dove l'impianto dimostra modulabilità più che mai in fuoristrada e potenza vera sulle strade statali. Il momento della pausa annunciata, abbiamo preso un po' di focaccia questa mattina, circa l'una, abbiamo percorso quasi 200 km, adesso siamo nella vera pancia di questo viaggio del racconto. Siamo, come dicevo all'inizio, a metà strada tra la strada della Serravalle e la parte del Passo del Turchino. Qui nello specifico non so dirvi dove siamo perché un po' ci siamo persi, ma poi abbiamo ritrovato il segnale GPS. Qui più o meno dovrebbe essere il gruppo del Monte Figne, che è un monte molto alto che fa parte appunto dell'Appennino. Comportamento della moto molto equilibrata, bellissimo comportamento delle sospensioni anche in fuoristrada. Sella alto 870 mm si sente, soprattutto quando bisogna fare le manovre da fermo, anche perché non si è aiutati da un buon angolo di sterzo. Gli manca un pochino per chiudere un po' di più e riuscire a fare le manovre magari in un singolo loop. Buona la frenata, pinze stilema M4.30, nonostante sia un impianto da MotoGP praticamente, da superbike stradale, modulabilità ai massimi livelli. Dal punto di vista del motore, bel tiro sotto, secondo me è un filo lunga di rapporti, se fosse un pochino più corta in certe salite si potrebbe usare la seconda anziché la prima come si è costretti a fare. Dal punto di vista delle mappature ho impostato l'off-road, scegliendo di disattivare completamente il traction control posteriore, mantenendo però il funzionamento dell'ABS anteriore. Adesso proseguiamo. Sono circa le 4 del pomeriggio,
Abbiamo saltato il pranzo perché nonostante il piccolo sputino pensavamo di trovare aperto la trattoria che avevamo intercettato come luogo per il vero ristoro, ma non è andata proprio così. Abbiamo percorso fino adesso 250 km e siamo arrivati a Campo Ligure, che è sulla direttrice verso il Turchino che ci porterebbe comunque verso il mare, quindi sostanzialmente traguardo raggiunto. Campo Ligure, centro nazionale della filigrana, ma un luogo che merita di essere visto perché è uno dei borghi più belli d'Italia, a partire dal suo ponte medievale che risale al IX secolo, piuttosto che al castello che domina la piccola cittadina che risale al 1300, voluto dalla famiglia genovese, spero di dirlo corretto, Spinola. Detto questo, è il momento di parlare della nostra protagonista, la Scrambler 1200 XE, che è stata una piacevolissima compagna di questa avventura, sporcata nel modo giusto. Più che una grande fuga dalla città, è stata una piacevole occasione per ritagliarsi un po' di tempo per fare un pochino di fuoristrada, non troppo impegnativo, ma quel tanto che basta per capire anche il vero potenziale della Scrambler. Resta confermato tutto quello che ho detto prima, mi sono piaciute le sospensioni, mi è piaciuto il comportamento del motore con le varie mappature. Segnalo che dal punto di vista della guida naturalmente il motore 1200 ha un basamento molto abbondante e poi c'è la zona dell'area della cassa filtro, mi avvicino anche per raccontarvela un po' più nel dettaglio, questa zona centrale in prossimità del punto di unione tra sella e serbatoio dove le gambe scendono tende ad essere comunque un po' largo e quindi anche nella guida spesso e volentieri ci si va un po' a scontrare quando si sta in piedi sulle pedane. Detto questo, bellissima triangolazione da seduto, manubrio larghissimo che ha un braccio di leva molto valido, bella triangolazione anche quando si è in piedi, belli centrali, si ha la sensazione di avere davvero il dominio di questa Maxi Scrambler. Vi confesso che se fosse vestita non da moto retro, da modern classic, ma equipaggiata con una mezza carena da viaggio, un serbatoio pensato per il viaggio con una fisionomia un po' più da maxi enduro tradizionale come la Tiger del resto e una sella magari con una conformazione anche in questo caso pensata per il passeggero, non sfigurerebbe in un confronto con le maxi enduro perché è estremamente equilibrata. Forse lo dicevo anche all'inizio, complici le sospensioni da 250 mm, grandissima escursione, pluriregolabili che funzionano molto bene, belli comandi al manubrio, forse la leva della frizione un po' spessa, grossa, regolabile comunque come la leva del freno, acceleratore bello diretto come risposta verso la ruota posteriore, quindi con la gomma a terra. Avevo segnalato anche prima il piacevole comportamento delle gomme che sono state utilizzate, le Metzeler Karoo 4, ottime compagne di viaggio in ogni circostanza, quindi a conferma insomma che il pacchetto dinamico di questa Scrambler è più che azzeccato. Insomma, se vi è piaciuto il nostro Red Roads, se vi è piaciuto quello che vi abbiamo raccontato, se vi sono piaciute le strade e i percorsi fuori strada che abbiamo percorso oggi con grande facilità, scrivetecelo qua sotto. Condivido con voi con molto piacere quello che è stata la mia esperienza di oggi, un nuovo Red Roads che si unisce a tutti quelli che abbiamo già fatto insieme e ci vediamo al prossimo video. Commenti qua sotto, dubbi, analisi, condividiamo sempre tutto. Ciao!